Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2023, andato in onda non molto tempo fa, 24 episodi, titolo When I Fly Towards You, quando volo verso di te. È un dramma che ha un'ambientazione inizialmente scolastica e quindi è una di quelle ambientazioni da cui io di solito mi tengo un po' alla larga. Però ho visto delle clip su internet che mi hanno messo del friccicorio, ho detto ma sì dai, proviamo a dargli una possibilità e devo dire che mi ha stupito in positivo. La storia è piuttosto semplice, è la storia di questi due ragazzi che si incontrano quando hanno 16 anni, prima per strada, lei ovviamente a colpo di fulmine subito parte per la tangente, diventano prima amici, poi si mettono insieme, fanno l'università, si sposano, eccetera, eccetera. Quindi la storia è in sé abbastanza lineare, non ci sono antagonisti, non ci sono casi umani, drammi o tragedie, però devo dire che è fatto in maniera molto interessante. Lo definirei un dramma di conforto quasi, perché ci sono sicuramente degli elementi negativi, perché la protagonista femminile ovviamente non riesce a esimersi completamente dai classici teatrini, o meglio, più che la protagonista femminile direi gli sceneggiatori non riescono proprio a smarcare la protagonista femminile dagli classici teatrini che mette in atto per cercare l'attenzione di lui o comunque far evolvere le cose secondo i suoi desideri. Uno fra tutti è il momento della confessione che arriva quando i due comunque hanno già, in questo caso, stabilito un'amicizia. C'è dell'interesse che si vede, lei decide di dichiararsi e a chi va a chiedere consiglio? Alla migliore amica che ha esperienza minore ancora della sua. Ottimo. E la protagonista su cosa si baserà per dare i suoi consigli strampalati? Ovviamente sulla visione di drammi o indicazioni campate per aria che ricordano tanto quello che si leggeva nel Cioè negli anni 90, ecco. Che vanno in una direzione alquanto discutibile perché spingono la protagonista a comportarsi in una maniera completamente diversa dal suo solito, creando quelle situazioni che vorrebbero essere comiche, ma che di fatto fanno soltanto cadere le braccia. Fortunatamente il protagonista maschile è un pochino più centrato intellettualmente, quindi riesce a tagliare la testa al toro e a dichiararsi lui. Però ecco, salvo certe cose che rientrano un po' nelle strutture classiche, nei cliché dei drammi cinesi, direi che ci sono anche tante cose che mi hanno stupito piacevolmente, ecco. Perché la prima cosa è che i due, prima di mettersi insieme, sono amici per 2 o 3 anni e amici all'interno di un altro gruppo di amici, di un totale di 5 persone, ciascuna con la propria storia, con le proprie individualità, con le proprie difficoltà e queste storie si incastrano in maniera molto armoniosa il gruppo di amici è oggettivamente molto ben costruito, molto bello da vedere. E all'interno del gruppo di amici il rapporto tra loro due, tra i due protagonisti, si sviluppa in una maniera molto, molto fresca, molto anche rilassata, perché è vero che lei è proprio stata vittima di questo colpo di fulmine istantaneo, però gestisce la sua cotta, perché questa è nel primo periodo, in maniera molto, possiamo dire, rispettosa. Cioè è vero che cerca ogni occasione per stare vicino a lui, però è anche vero che quando sta vicino a lui non è che lo martella per avere qualcosa di più, sta vicino a lui e lei è sempre ovviamente spumeggiante, sempre positiva,
A scuola sì, fa fatica in matematica, però eccelle in inglese, mentre lui, genio, riconosciuto a scuola, in inglese è una mezza capra. In più, a casa sua ha una situazione diametralmente opposta, perché il fratello minore di 1 anno invece è un genio vero, cosa che sua madre non manca mai di sottolineare, arrivando a discriminare il fratello maggiore, il protagonista, in maniera proprio plateale, cosa che causa nel protagonista comunque una mancanza di autostima che lo porta a essere estremamente introverso e distaccato. E lei, con questo suo fare invece spumeggiante, molto aperto, ma comunque anche centrato, perché comunque si vede che in diverse occasioni, allora, si caccia sempre in poi, soprattutto all'inizio, in alcune situazioni un po' imbarazzanti. Quindi bisogna avere una resistenza al cringe nei primi episodi molto alta. Però è anche vero che non ha paura di parlare per se stesso o per gli altri quando vede che c'è qualcosa che non è giusto. E lui ovviamente questa cosa la nota e quindi si crea questo rapporto di complicità e inizialmente di amicizia molto equilibrato, perché ripeto, lei nella sua cotta è contenta, non pretende da lui qualcosa che anche lei da parte sua ancora non è disposta non è pronta a vivere, perché quando qualcuno, non so se l'amica o qualcun altro, butta lì la battuta, dovete stare insieme, siete innamorati, lei dice no, no, io ho solo 16 anni, cioè calma con la malta, e che è una digressione molto piacevole rispetto al solco solito in cui queste storie si inseriscono. Quando finalmente sono lì per diplomarsi, quindi per finire le scuole, loro hanno già mutualmente deciso che faranno la stessa università. Lei ovviamente andrà a studiare inglese perché lei è proprio la più brava, lei è bravissima in inglese, anzi a un certo punto inizia a dare lezioni a lui di inglese perché ripeto lui ha proprio una lacuna molto grande. E lui di contro le dà lezioni di matematica per riuscire ad aiutarsi a vicenda, quindi non c'è il solito caso di squilibrio, personaggio maschile super mega genio, personaggio femminile che sembra una scappata di casa. Riescono ad aiutarsi a vicenda e questo è molto positivo. Andranno all'università insieme, però ciascuno ovviamente seguendo la propria strada. E nel momento in cui cominciano a stare insieme, poi addirittura vanno a vivere insieme proprio in maniera anche abbastanza, secondo me, svelta rispetto agli standard cinesi che finché non sei sposato, cioè uscire di casa, aiuto, oppure comunque una volta che esci di casa per andare all'università vai in un dormitorio tutto femminile o tutto maschile, andare a vivere insieme sembra veramente quasi blasfemo. Invece loro, ecco, a un certo punto vanno a vivere insieme e, ripeto, si sposano, lei finisce il dramma che lei addirittura comunica a lui di aspettare un bambino, però in maniera molto rilassata, molto matura, molto graduale e molto credibile, cioè una visione anche sia dell'adolescenza che poi della crescita molto centrata, posso dire, cioè non è che sono tutti, cioè non è che gli adolescenti sono tutti, devono essere per forza tutti degli o dei problematici assurdi oppure delle schegge impazzite. Cioè ci sono anche le persone che rientrano nella fascia normale e si vede come loro due riescono proprio a far collimare le rispettive qualità e le rispettive peculiarità in maniera costruttiva da entrambe le parti. Ma la loro storia, poi ripeto, si inquadra nella storia del gruppo perché ciascun elemento ha poi le proprie vicende che esaltano la narrazione. L'unica, ecco, una cosa che ancora non mi è piaciuta, a parte i classici teatrini, le classiche messe in scena di cliché triti e ritriti, è che a un certo punto lei, quando inizia a lavorare poi dopo l'università, a causa del lavoro deve andare a una cena in cui c'è il classico viscido che le fa delle avance veramente moleste. E
delle sue colleghe cioè, riconosce subito questa situazione, allora cerca di venire in suo soccorso e dice no, guarda, cioè, vai a casa perché capiamo che la situazione non è delle migliori. Mentre il capo, cioè, le rinfaccia il fatto di non essersi praticamente piegata alla volontà del cliente bevendo o insomma dimostrando una disponibilità su tutti i fronti, come se la pecca fosse da parte della protagonista vittima di molestie e non da parte del cliente viscido. Ecco, questa è una cosa che non mi è piaciuta, ma non mi è piaciuta per come è stata piazzata lì, senza un seguito, senza un'occasione di approfondimento, cioè è una parentesi che sa di riempitivo, però una mezza molesta come riempitivo sinceramente non avevamo altro di meglio da mettere. L'ho trovata un po' campata per aria, ecco. Bello il rapporto di uno degli amici con la nonna, lui è orfano, cresciuto dalla nonna, anche un mezzo scapestrato che a un certo punto si redime perché capisce che chi deve andare un po' a raccogliere i cocci delle sue malefatte è proprio la nonna, che contatta le persone con cui lui ha avuto delle scaramucce per scusarsi, per chiedere un'altra opportunità, e questo lo fa rinsavire e lo fa poi inserire nel gruppo in maniera positiva. Poi c'è l'amico, quello, il burlone di turno, che è figlio di dottori che praticamente sono oberati dal lavoro e quindi lo lasciano sempre un po' solo, un po' abbandonato a se stesso. E lui, nonostante questa apparenza esteriore di estrema loquacità, di essere sempre di buon umore, soffre molto di questa situazione perché lo dice a un certo punto, gli sembra di essere l'ultima scelta dei suoi genitori, cioè il pensiero, quello, ah, mi sono dimenticata che ho un figlio. L'ho apprezzato molto, scorre proprio bene, bravi protagonisti, secondo me hanno reso bene tutti i personaggi, e sia, ecco, ripeto, sia i protagonisti che il gruppo, ma anche i personaggi di contorno, e devo dire che l'ho apprezzato nonostante i miei pregiudizi. Sono, ripeto, 24 episodi, 35-40 minuti, abbastanza anche snello, ma molto molto carino da vedere, proprio, ripeto, un dramma di conforto. When I Fly Towards You. Ve lo consiglio? Sì. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!